Ciao a tutti e bentornati su Mixtube. Come avete potuto intuire dal titolo, oggi andremo a parlare del mio percorso psicofisico, il mio prima e dopo. Se volete vedere il punto di vista di chi mi ha guidato in questo percorso, vi invito sin da subito a vedere questo video qua. In questo video in particolare, che è il mio, la mia versione, andremo a parlare della questione psicologica dietro, di cosa è cambiato, di cosa ho vissuto in prima persona e tutte quelle cose che probabilmente potrebbero cambiarvi l'esistenza. Tuttavia, siccome io sono Raizen e non uno youtuber qualunque, vi invito a condividere questo video con tutti. Diffondete il verbo. Non mi limiterò a flexare il muscolo o a farvi vedere soltanto come sono dimagrito, ma vi parlerò del percorso dal punto di vista psicologico, dal punto di vista pratico, dal punto di vista anche di una persona che ha una patologia. Nel mio caso il diabete mellito di tipo 2. Come mi sono interfacciato alla cura, alla gestione di questa patologia, come ho integrato un percorso psicofisico e l'alimentazione. Quindi questo video va bene praticamente per tutti. Sarà molto divertente all'inizio perché vi farò vedere il cambiamento fisico, ma andremo anche a parlare della sanità italiana, quindi brutalmente reale, brutalmente crudo, brutalmente da me. Partiamo subito dalla situazione iniziale. Come parto? Cosa mi spinge ad iniziare questo percorso? Ho iniziato questo percorso per l'appunto un anno fa, quasi. Mi è capitato di conoscere Adriano Monopoli su un gruppo studio e da lì ho deciso di contattarlo. Mi sono ritrovato davanti una persona che era entusiasta di spiegare quali fossero i suoi servizi, ma ancora di più di rispondere alle mie domande. In merito a questo avete un video naturale, non organizzato, non editato apposta per i social, di 28 minuti nella playlist che abbiamo dedicato insieme. Quella fu la prima volta che ci incontravamo in studio dopo aver parlato un po' nel mondo online. Conoscere una persona che ama il suo lavoro e che quindi sa offrirti un servizio di quella tipologia, di quel livello e che ancora è disposto a risponderti, è andato contro tutto quello che mi aveva formato negli anni precedenti. Se ho iniziato questo percorso psicofisico a 30 anni, ci sono tantissime motivazioni e ve le spiegherò tutte in questo video. Ma se alla fine l'ho fatto è stato grazie alla professionalità e alla disposizione di Adriano Monopoli a rispondere a tutti quelli che erano i miei dubbi. E fidatevi, erano davvero tanti. Come andiamo ad iniziare quindi? Parto con una mobilità al limite del ridicolo, quasi verso l'atrofia muscolare, legata ad un fortissimo periodo depressivo precedente a questa mia decisione, periodo che mi aveva portato a perdere del peso. Fate attenzione a questa cosa perché è molto importante questa frase sarà una chiave di svolta nella mentalità e potrebbe davvero cambiare la vostra intera vita se anche voi riuscite ad avere questa svolta mentale, questo ragionamento. Quindi, quando ho iniziato non avevo alcuna aspettativa e nessuna capacità motoria. Infatti siamo partiti praticamente da zero, totalmente da zero. Il primo consiglio che già dalla prima settimana mi ha subito dato dei benefici al mal di schiena. Quindi già nei primi 7 giorni mi sono portato a casa una best practice.
che ho sempre attuato. Dovete capire una cosa su tutte per iniziare, per fare questo primo passo. So che per molti è scontato, ma non lo era per me e spero che queste parole possano aiutare anche solo una persona ad iniziare da domani. Quando avviate un percorso del genere, quando vi iscrivete in palestra, quando avete quella motivazione in testa che vi spinge a dire io devo iniziare, lo devo fare, più che trovare una fortissima motivazione, vi serve sin da subito avere anche una fortissima base che è quella della consapevolezza. La consapevolezza di voi potete anche acquisirla durante il percorso, ma vi serve questa consapevolezza, e cioè il tempo. Quando avviate un percorso fisico, psicofisico, volete magari smettere di fumare, volete smettere di fare qualunque cosa, alla base dovete capire che dovete lavorare. Ed è banalissimo, ma è il motivo per cui tantissimi non iniziano mai davvero. Io mi sono ritrovato da 0, quindi da non allenarmi mai, a 100. Allenarmi 3 volte a settimana, alle 8 di mattina, quindi io ogni martedì, giovedì e sabato mi devo allenare. Capite bene che per una persona che non era abituata a farlo, questo sarà il primo grande, reale scoglio verso il miglioramento personale. Dopo vi flexo pure qualche fotografia. Quindi è fondamentale, prima ancora di andare magari ad iscriversi in una palestra o quant'altro, iniziare a settare quella che è la propria vita all'esterno della palestra, cioè farsi 2 calcoli, farsi 2 conti e iniziare ad avvisare le persone che ci circondano. Altro punto fondamentale è quello del non ti è dovuto nulla. Stai andando praticamente a cambiare quelle che sono le tue routine, ti troverai presto di dover ritagliare quelle 3 ore a settimana e quelle 3 ore a settimana le devi togliere da qualche parte. Parti subito da questo. Un altro punto da tenere in fortissima considerazione, che crea spesso e volentieri demotivazione, è il successivo, e cioè dopo che tu sei entrato nella mentalità di dover iniziare questo percorso e lo fai, quelle 3 ore a settimana le stai togliendo a qualcosa che prima facevi. Se per caso ti connettevi online e ti mettevi a giocare, là inizieranno ad arrivare magari le prime ingiurie di persone che non ti vedono più online a giocare per 3 ore alla settimana. Può sembrare leggero? Va esattamente così. Sappi che da questo punto di vista puoi avere tantissimi scenari, però una cosa assolutamente reale che mi sento di dirti alla base è il tuo percorso. Sei l'unica persona che ne trarrà davvero beneficio, a meno che non lo fai perché vuoi rimorchiare partner, vuoi apparire più bello, ma in quel caso, che tu sia donna, uomo, tutto quello che vuoi, mira a diventare ricco, non muscoloso, funziona di più. Non è detto che comunque chi ti circonda ti supporti, e impara sin da subito che non è tenuto a farlo. Stai facendo qualcosa di diverso per te stesso, stai facendo qualcosa che è diverso per gli altri, è tutto nuovo. Quindi arriverai ben presto al lato psicologico di questo percorso, psicofisico. Ti ci ritrovi prima o dopo, ti ritroverai sicuramente a fare i calcoli con questa realtà delle cose. Se poi ti capita di avere il supporto di tutti quanti e quant'altro, sono davvero felice per te. Però è anche giusto evidenziare l'altro lato della medaglia, e cioè sei solo. Spesso e volentieri è un percorso che fai da solo.
Non solo durante questo percorso ti ritroverai a cambiare tu fisicamente, mentalmente, la tua impostazione, la tua predisposizione all'allenamento, ma vedrai cambiare le persone attorno a te, vedrai cambiare gli insulti attorno a te. Io sono partito da 135 kg. Dopo un percorso di dimagrimento forzato legato praticamente alla depressione, al mal di vivere, ero arrivato a pesare più o meno 98 kg. Quindi capite bene che i primi 30 kg li ho persi, ma non li ho persi in una maniera propriamente sana. La gente che mi circondava, inclusa la sanità italiana, e questo sarà un punto delicatissimo, in quanto sono anche portatore di patologia, era felice di questo mio dimagrimento, quindi laddove c'era un malessere interiore, un malessere reale, un malessere anche dimostrato, perché non ho mai tenuto nascosti quelli che erano i miei sentimenti o le mie emozioni, quindi dietro un aveva la depressione, poverino, stava da solo, in realtà lo sapevano tutti, era semplicemente che quando sei triste, quando non stai bene, la gente spesso e volentieri può capitare che ti allontani, perché vogliamo stare tutti bene. Questo è un dato di fatto. Anche io voglio stare bene e tendo ad allontanarmi dalla tristezza altrui, qualora dovessi reputarla tossica per la mia felicità. È una cosa giusta, è una cosa normale, è una cosa che devi capire. È un percorso che stai facendo per te stesso. Seriamente, lo fai davvero per te stesso. Se lo fai per gli altri, ti ritroverai persone che sono felici quando perdi chili a seguito della depressione, ti ritroverai addirittura persone che ti criticano perché, per esempio, qui, quando io ho iniziato ad allenarmi, mi sono arrivati i complimenti, ma mi sono anche arrivati i primi insulti, e cioè quelle persone che ti dicono ma io in palestra alzo di più, ma tu non sai fare l'esercizio, non ti sai muovere, perché fai questa cosa, dovresti dimagrire, che andarlo a dire ad uno che sta facendo un percorso psicofisico è un po' da figli di... E badate bene, questo tuttora mi sta capitando, quindi c'è chi crede in voi, c'è chi si affeziona al vostro percorso, ma inevitabilmente ci sarà chi lo ostacolerà e lo sminuirà. Ecco perché è una questione anche psicologica. Lo state facendo per voi. Inoltre gli insulti cambiano, perché dopo un anno sono diventato da così a così, da così a così, da così a così, e se proprio vogliamo essere più social friendly, su Instagram sono diventato così. Le magie delle foto fatte ad angolo. Per nascondere cosa? La pelle in eccesso. Altro punto che dovete tenere in fortissima considerazione. Se partite da 135 kg, giù di lì, su di lì, avrete probabilmente, non è sicuro, non è per forza, non è obbligatorio, ma probabilmente avrete della pelle in eccesso che, sorpresa delle sorprese, nonostante voi state dimagrendo, potrebbe rendervi più brutti ai vostri stessi occhi. Io ero molto abituato a vedermi in carne. Quando ho iniziato a vedere questa pelle in eccesso, un po' mi ha spiazzato. State tranquilli, si rimedia. Verosimilmente, quando è tanta, si può ricorrere comunque ad un'operazione chirurgica per rimuoverla. Non c'è giudizio in questo, state facendo un percorso, e se volete evidenziare per voi stessi il percorso che state facendo, non vergognatevi se ricorrete all'operazione. L'importante è che fate il percorso.
l'operazione è soltanto un qualcosa di estetico in quel caso. Una cosa che ho fatto e che era reputata mediamente sbagliata è stata quella di iniziare il mio percorso fisico separato da quello alimentare. Perché? Perché fino a prima di iniziare, come avevo già accennato, non pensavo di essere in grado di farlo. Quindi ho dovuto abituare la mia mente ad un qualcosa che prima non sapeva di poter fare. Il mio corpo ad un dolore, perché all'inizio, quando inizi, ci sono i dolori, ad un dolore che prima non pensavo di avere, a dei muscoli che non sapevo di avere, delle articolazioni particolari che iniziano a farti male. Ed è un percorso davvero di consapevolezza del proprio corpo, della propria persona e dei propri limiti che ti trovi a superare di volta in volta. È davvero bello. Ed è proprio per questa consapevolezza che da lì a poco ho avviato anche il percorso alimentare. Sul percorso alimentare voglio dire una cosa a tutte le persone e ne approfitto anche per rispondere ad un video che è stato fatto tempo fa da Danny Metal, che mi ha dato il permesso di poterlo citare, che ringrazio tantissimo. Spero che questa risposta possa esserti utile, la do col cuore e spero che possa aiutarti e farti sentire anche la mia vicinanza nel tuo percorso. Il percorso alimentare è stato un qualcosa di particolare perché ho dovuto tenere conto di tantissime cose. In primis la mia alimentazione, quindi arrivare a rendermi conto che in pratica mi stavo nutrendo male. Se all'inizio, quando pesavo 135 kg, aveva senso ridurre qualcosa e quindi per la legge dei grandi numeri qualche grammo, qualche chilo, qualche cosa la vai a perdere obbligatoriamente, mi sono ritrovato ad avere un'alimentazione seguita, strutturata e da rispettare. Cosa ho fatto io personalmente? Non è la cosa migliore da fare, ma è la cosa che ho fatto io. La condivido, può essere soggettiva, può essere sbagliata, mi ha portato comunque dei risultati, non vi consiglio di copiarla paro paro, ma di basarvi sulla vostra personale condizione. Una cosa però che rendo universalmente valida è quella del nutrizionista. Per il nutrizionista mi sono rivolto da Gianluca e Gianluca si è trovato davanti praticamente una persona traumatizzata su quell'aspetto, sia per via delle patologie sia per via di quello che riguarda l'alimentazione in generale. Per intenderci, quando mi levavo la maglietta o stavo lì per prendere le misure, per pesarmi o quant'altro, io sudavo freddo, letteralmente sindrome da camice bianco. Quello è il mio percorso di partenza con l'alimentazione. Il primo consiglio, davvero universale, è il più stronzo di tutti, perché ci metterei la firma, perché sono arrivato praticamente a 30 anni per scoprire che quello che avevo vissuto fino a quel momento non andava bene. Gianluca è una persona che si è messa in gioco, che mi ha fatto capire che ci sono professionisti a cui interessano ancora i pazienti e che non li trattano come numeri, che gli stanno dietro, che gli danno una mano, che li aiutano anche al di fuori di quelli che sono i normali orari di ufficio. Tra Adriano e Gianluca praticamente non sono mai stato solo, potevo mandare un messaggio su WhatsApp, potevo addirittura telefonare, una massima disponibilità nel voler aiutare i propri pazienti. Questo è importante. Davvero è una cosa che non verrete mai a sapere fino a quando non vi capiterà la cosa giusta. Essendomi capitata, la condivido subito con voi perché è un punto molto delicato.
quando andate da un nutrizionista, se vedete la scena, e sicuramente l'avete vista, dove vi esce dei fogli prestampati e poi subito dopo vi fa le domande su cosa vi piace, cosa non vi piace e quant'altro, fate una cosa: alzatevi e andatevene. Quando vedete che vi presentate da una persona e subito ha già pronto un foglio con delle calorie al di sotto perché dovete dimagrire, senza valutare prima alla base la vostra condizione, la vostra situazione, sapere quello che state facendo. Infatti Gianluca e Adriano tra di loro si parlano, quindi si seguono e si interfacciano continuamente al fine di dare un risultato a me. Non è scontato, non l'ho trovato fino ad ora e non l'ho mai trovato nella sanità. Mai, neanche una volta, neanche mezza volta. Che voi siate sovrappeso, obesi, che siate dei fumatori, che abbiate la tosse, che abbiate una patologia o una malattia. Vi dico della mia esperienza. Spero che voi non condividiate questa esperienza. Spero di essere l'unico, spero di meritare insulti su questa cosa e basta. Però la dico, perché se anche solo uno di voi è testimone di quello che sto per dirvi, è giusto che sappia che c'è un'altra strada migliore. Io arrivo in mano ad Adriano e a Gianluca dopo una situazione medica di dottori che letteralmente mi hanno utilizzato come un puntaspilli o come una cavia da laboratorio. La frase che ero abituato a sentirmi dire erano le seguenti: devi dimagrire se non muori, non fa niente se non mangi per 2 giorni, diabete mellito di tipo 2. Puoi prendere questa medicina tanto tutto male ad andare, stai un po' male. Ho anche il favismo, quindi ho l'allergia alle fave e ai piselli. Non so se si va ad interfacciare con il favismo, ma tanto siamo già in ospedale, quindi se stai male possiamo soccorrerti. Inoltre la più totale assenza di spiegazioni. Quando sono andato per l'appunto dal nutrizionista, giustamente ha dovuto tenere in fortissima considerazione la mia patologia e quindi mi sono ritrovato totalmente scoperto dal punto di vista farmacologico, per il semplice fatto che è difficilissimo prenotare una visita, tant'è vero che le striscette per controllarmi la glicemia ho dovuto prenderle a pagamento perché la mutua mi passava soltanto 2 pacchi di striscette da 25, quindi per un totale di 50 striscette al mese. Ora, fatevi un brevissimo calcolo matematico, fatelo con me, prendete proprio il cellulare, non vi do i risultati, lo dovete vedere con i vostri occhi e fatevi conto che io dovevo misurare la mia glicemia al risveglio, quindi appena sveglio, 2 ore dopo la colazione, prima del pranzo, 2 ore dopo il pranzo, prima della cena, 2 ore dopo la cena, per un totale di 6 volte al giorno, che a volte diventavano 7 quando c'era qualche risultato che era un po' più alto, e altre volte diventavano 8 perché semplicemente magari la striscetta non funzionava. Ora, una volta ultimate le 50 striscette che mi passa la mutua con il prezzo della ricetta di €1, io ho dovuto acquistare le altre per coprire l'intero mese, nonostante avessi specificato il fatto che stavo facendo questo controllo, questo percorso alimentare. Inoltre, per avere quei 2 pacchi, quei 2 flaconi di striscette, serviva la terapia medica. Terapia che io non avevo perché dal 2018, volontà mia, avevo smesso di andare
dai dottori, quindi di andare in ospedale per una forte demoralizzazione legata per l'appunto a quel settore. Quindi sostanzialmente mi stavo facendo male da solo. Io penso che il diabete quando ce l'ha non è una cosa che ti passa, quindi tu ce l'hai per sempre, te lo porti, è una cosa che dipende da te. Attenzione, perché raga, la cura dipende sicuramente da voi, ma un buon 90% è dovuto alle cure mediche, quindi è un tuo compagno di vita. La patologia in generale, voi non siete la vostra malattia. Se ce l'avete, è vero che spetta a voi rispettare determinati settori, determinate cure, determinate procedure da seguire, però, raga, non è colpa vostra, ce l'avete e ci sono persone che studiano e che occupano un posto nel mondo a cui spetterebbe il dovervi curare ad un certo punto. Se voi smettete di curarvi, per la legge rinunciate autonomamente. Però il fatto che basti una firma per far risultare che voi vi state curando mi ha portato subito a capire una cosa fondamentale che vi dirò con tutta la cattiveria che consegue a questa frase, con tutta la verità che si appoggia a questa frase. Vi è permesso togliervi la vita se decidete di smettere di curarvi. Basterà una firma, risulterà che il vostro piano terapeutico sia stato regolamentato e inoltre la pandemia ci ha insegnato una cosa, che badate bene, non serve avere la patologia, vi basta essere dei fumatori, vi basta essere delle persone che magari il sabato sera bevono, vi basta essere qualunque cosa. La totale mancanza di sensibilità nel seguente argomento, che è una frase che durante la pandemia è stata detta, abusata, e che mi ha fatto davvero sgranare, aprire gli occhi e capire la condizione di partenza, ed è quella che aveva le patologie. Questa frase vi dice tutto. Quindi da là mi sono parecchio cagato addosso e ho detto che dovevo cambiare assolutamente questa condizione. Quindi ad oggi vi sto parlando di questo, ma tutt'oggi sto cercando un diabetologo, quindi davvero, se ne conoscete uno, non mi interessa in quale parte dell'Italia, in quale parte del mondo, purché sia disposto ad interfacciarsi con il mio percorso psicofisico e quindi curarmi davvero al 100% e non trattarmi solo come un numero del cazzo su una lista, io sto cercando, anche a pagamento, piuttosto mi vendo la casa, ma sto cercando di curarmi. Quindi, se lo conoscete, fatemelo sapere. Scrivetemi qui sotto nei commenti o cercatemi su Instagram o sugli altri social. Scusatemi per questa parentesi molto pesante legata alla sanità, però voi non siete la vostra patologia, ma se un giorno vi vengono a ritrovare morti nel letto, sappiate che voi siete sicuramente quelli che avevano le patologie. Perché questo? Perché quando ho iniziato il percorso alimentare non potevo prendere più una medicina da 2000 unità per un diabete che era di 300, visto che arrivavo a 140. Me ne sarei andato in coma diabetologico. Molto delicata la situazione, molto professionale Gianluca, che ha saputo tener testa alla mia scelta di non prendere medicinali, anche se me l'ha sconsigliato, però non trovo i dottori, che cazzo devo fare? Quindi si è fatto un mazzo tanto a darmi una mano, ci ha messo cuore, ci ha messo passione e mi ha dato questo grandissimo risultato che è quello degli 80 kg. 80 kg, fate conto che io li avevo a 14 anni, perché vi servono pareri, vi serve conoscenza, vi serve lo studio
e nella vita non si smette davvero, 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 in qualunque settore, mai di imparare. Sono orgoglioso del percorso che ho fatto, sono orgoglioso del fatto che ha aiutato delle persone, sono orgoglioso di averlo comunque avviato e ancora di più sono orgoglioso di essere arrivato qui con una consapevolezza tale da potervi dare una visione brutalmente onesta di quello che è stato il mio percorso. Avrei potuto addolcirvi la pillola, avrei potuto flexare molto di più il muscolo, o farvi vedere la coda di cammello. Per questo vi basta andare nella home di YouTube o meglio ancora su Instagram. Ma qui questo è il mio contenuto in merito al mio primo anno di percorso psicofisico. Un anno che sarà rinnovato a breve, un anno in cui ho raggiunto finalmente la mobilità delle persone normali, un anno dove ho lavorato, ho faticato, ho perso, ho vinto, sono cambiato a livello fisico, a livello mentale, a livello di mindset e anche il mio modo di affrontare le situazioni è decisamente cambiato e il mio parere è a vostra disposizione. Non prendetemi come un professionista, non fatelo mai. Gli unici professionisti sono quelli che sto mestiere lo fanno, sono quelli che sto mestiere lo fanno ancora per le persone. Circondatevi e cercate davvero quelle persone, perché dovete dire grazie a voi stessi se riuscite a portarlo avanti, ma se vi circondate di persone da poter ringraziare quando questo percorso l'avete finito, fidatevi che state meglio con voi stessi, non fatelo da soli. Io ho iniziato tardi, avrei voluto iniziare prima, sì, ma col senno di poi non si campa. Scegliete i vostri tempi, fate come me, ad esempio, questo ve lo consiglio. È meglio iniziare poco alla volta che darsi subito la mazzata. Io, ad esempio, ho diviso l'alimentazione dal percorso psicofisico, è stata la scelta migliore di questo mondo. Strana, particolare, errata, perché ho iniziato a dimagrire dopo 4 mesi, ma nel meglio tardi che mai è sempre meglio iniziare facendo l'1% di quello che ti prefissi di fare a lungo termine che farsi demoralizzare e non fare più niente. Questo è il mio contenuto per il prima dopo. Torneranno video più simpatici, più divertenti, ma volevo essere brutale nel chiudere questo nuovo video. Vi invito a vedere quello di Adriano, che è più simpatico, a vedere l'esercizio dal punto di vista professionale. Io scarico un po' di merda interiore su questo diario personale e alla fine comunque ho vinto io. Ciao!